Venerdì 17 febbraio 2023, bentornati alle conversazioni sull'Iran, voglio dire, con sprezzo del pericolo, del malocchio, di tutto quanto. Venerdì 17 noi stiamo qua facendo tutti gli scongiuri possibili alla faccia di chi ci vuol male. Questa sera, insomma, riparliamo di cinema, ne riparliamo con il nostro esperto, ma direi anche con, probabilmente possiamo affermarlo tranquillamente, il principale esperto di cinema iraniano in Italia. Adesso ovviamente lo andiamo a ritrovare, che conoscete tutti, Claudio Zito. Saluto intanto gli amici che si stanno collegando: Alessandra Sciacca Banti, ciao da Firenze, Cristina Bianciardi, buonasera Francesco Ferrandino. Allora, io ricordo che come ogni venerdì giochiamo, cioè anzi giocate, si gioca con Dirus, quindi scrivetelo qui come hashtag, mettetelo nei commenti, perché scrivetelo bene, perché altrimenti non lo prende. Come sempre mi raccomando, mettete, lo rifermo un attimo qui fisso perché così rimane chiaro come lo dovete scrivere. Chi verrà estratto vincerà una cosa che ha a che fare con quello di cui parleremo stasera, cioè vincerà una cosa che gli abbonati al canale già hanno, quindi se dovesse vincere un abbonato al canale troveremo un regalo aggiuntivo per farlo. Buonasera Teresa La Vispa, bentornata, ben trovata e ben trovati tutti. Allora, vi ricordo innanzitutto anche insomma un'altra cosa detta l'altro giorno agli amici che sono abbonati, e questa sera lo diciamo a tutti, una buona notizia, nel senso che da qualche giorno siamo, cioè questo podcast, direi, la nostra trasmissione, le conversazioni sull'Iran, è ospitato anche all'interno di un'altra app, l'app Podcast Story, che insomma ha lanciato una così come dire una richiesta di sottoscrizione per i podcast, ha approvato, ha scelto il nostro anche per averlo nella sua piattaforma, quindi è un altro posto dove ascoltare le conversazioni sull'Iran, e questo ovviamente ci fa piacere, è, come dire, sia un modo in più per trovare, per ascoltarci, per conoscere quello che facciamo, e anche, insomma, se permettete, anche un po' un riconoscimento al lavoro di questi oramai quasi 3 anni, visto che davvero tra poco saranno 3 anni tondi da quando iniziammo con queste dirette. Buonasera Enrico, buonasera Andrea, buonasera Anaità, buonasera Cristina, buonasera Alessio. Vedete quanta gente, è bello poi il venerdì, con la cosa anche dell'appuntamento, il fine settimana che arriva, fa sempre molto piacere. Allora, questa sera noi parliamo, stavolta siamo stati proprio, come dire, il massimo della tempestività, proprio di stare sul pezzo, come si dice in gergo, perché parliamo di un film che è uscito ieri in Italia. Holy Spider, film, un thriller, qui dice da mare, un capolavoro, film scandalo, film di Ali Abbasi. Adesso lo vedremo, insomma ne parleremo anzi con Claudio Zito. Qualcuno di voi so che già l'ha visto, qualcun altro lo sta per vedere. Allora a questo punto direi che è il caso di dare il bentornato a Claudio. Buonasera Claudio. Buonasera, ciao Antonello, ciao a tutti, grazie per l'invito e per la presentazione. Figurati, doverosa, tra l'altro, insomma, oramai anche in questi mesi, quindi ti sei anche conquistato una certa visibilità, no? Il libro su Panahi, e comunque, insomma, anche riguardo tutte le vicende legate tra Iran, diritti, mi sembra che sia stato giustamente anche spesso interpellato, no? Quindi voglio dire anche un riconoscimento in questo senso. Sì, mi spiace essere interpellato a parlare di Panahi per queste questioni e non per il suo cinema, insomma, questo lo dico tutte le volte, insomma, e penso che andrebbe valorizzato anche di più come regista, per esempio parlando di più del suo film, il suo Sì. ultimo film, che è stato snobbato praticamente, anche se molti critici l'hanno messo in classifica dei migliori film a dell'anno, usciti l'anno scorso, se non al primo posto. Sì, anche negli Stati Uniti, se non Però sbaglio, una rivista chiara in America l'hanno detto il miglior film dell'anno, non mi ricordo questa quale. mi è sfuggita, questa notizia, non Sì, lo so. una testata anche importante l'ha definito il film migliore del 2022. Come stavamo dicendo prima, diciamo, prima di andare in onda, Fuori onda. è un po' curioso, no, il fatto che sia stato un film osannato dalla critica, però visto tutto sommato abbastanza poco in Italia. Mh. Sì, nonostante invece poi di Panahi si sia parlato per la sua vicissitudine, l'ingiustizia che ha subito, insomma, e poi adesso per la liberazione.
seguita al suo sciopero della fame, insomma, anche il TG1 ha fatto servizi sulla scarcerazione di Panahi. Invece quando è uscito il film, che poteva essere insomma un modo anche per omaggiarlo, e insomma tutto Cioè, molto vedi, molto tiepido. adesso questo che mi ci fai pensare, no? Io qualche settimana fa sono passato davanti al nuovo Sacher di il cinema di Nanni Moretti qua a Roma e mi ha colpito che fuori, io pensavo che fosse una locandina di un film, invece c'era appunto Donna, Vita e Libertà e Viva la rivoluzione iraniana al posto del titolo, no? Nel cartellone. Scusate. Però poi pure lui il film di Panahi l'ha tenuto pochissimo, non solo l'ha tenuto poco, ma anche facendo un po' violenza allo stile che era proprio di quel cinema. La versione originale l'ha messa solo nel fine settimana, quindi di fatto è stato, se sbaglio, una settimana o due in versione originale con i sottotitoli, mentre una volta mi ricordo che Moretti metteva solo film con i sottotitoli, non c'era nessun film doppiato. E devo dire che sono rimasto abbastanza deluso, cioè come dire, probabilmente tira più il fatto che fosse un film iraniano e che quindi potesse essere legato alla questione del dissenso e delle proteste in Iran, invece al fatto di valorizzarlo come film. Ma questo non lo so, nel senso che poteva, se fosse stata una speculazione sulla vicenda di Panahi, l'avrebbero pubblicizzato molto di più. In realtà era un film appena premiato a Venezia, di un regista che bene o male arriva quasi sempre. C'è stato un periodo in cui non venivano più distribuiti i suoi film, ma da Taxi Teheran in poi sono sempre stati distribuiti, per cui non so se quello, più che altro non è proprio scattato il passaparola, e questo No, però il passaparola lo crea anche la stampa, lo crea anche, insomma, se ci fossero esatto, stati... però io proprio questo dico, cioè la sensazione è che purché se ne parli di Iran, purché si ricordi sempre qualcosa, praticamente ogni giorno una notizia sull'Iran legata alle manifestazioni, alle proteste contro la Repubblica Islamica, ma nel momento in cui invece va approfondito e va anche visto il film, cioè parliamo appunto di cinema, parliamo di registi, come dire, tutto questo viene un po' meno, viene in secondo piano. Quindi è più importante magari poi tenere fuori la dicitura Donna, Vita e Libertà piuttosto che mai tenere una settimana in più il film. Io questo intendo. Cioè mi sembra Ma che la speculazione... come tu ben sai, in questo periodo come fai sbagli, insomma, se uno poi tiene più il film e non fa spettatori, dicono allora è solo una questione di propaganda, insomma, è difficile, insomma, barcamenarsi in questa situazione, insomma. Forse andrebbero tenute un po' più separate le due cose, nonostante la persecuzione degli artisti sia una delle cose più clamorose che secondo me che stanno accadendo, perché veramente non c'è motivo per cui Taranè Lidusti doveva stare in prigione, solo perché si è mostrata senza velo e poi per reati di opinione, fondamentalmente. Panahi, Sì, che sì, sappiamo, sì. stava girando un film, cioè Sì, sì, no, neanche ma io finito. questo sicuramente. Io però quello che dico è un po' diverso, cioè ribaltiamo la cosa non parlando dell'Iran. L'Iran ha i problemi di censura, di, come dire, di censura, di impedimento della libera espressione, della persecuzione degli artisti, questo è verissimo e quindi è giusto parlarne. Ma dall'altro lato, cioè, io parlo poi, voglio dire, ognuno vede i panni sporchi di casa propria. Il fatto che ci sia così tanta voglia di parlare di Iran, ma si preferisca magari parlarne a Sanremo nel modo in cui se n'è fatto, piuttosto che magari rischiamo a tenere una settimana, 2 settimane in più un film e però parliamo di questo regista, parliamo anche con chi può parlarne, mi dà la cifra di quello che invece si sta facendo, che non è, come dire, una critica agli artisti iraniani o una difesa della Repubblica Islamica, è una critica al tipo di critica che si fa alla Repubblica Islamica. Non so se Sì, mi sì, sono fatto no. capire. Sì, sì, no. Cioè io, Tu anche questa da giornalista ti interessa anche più come viene raccontata una a me, non, a, vicenda, me non, ovviamente. a me non interessa vedere Io... che si dica, scusa, però questo ti lascio Sì, anche sì. perché se l'ospite non vorrei. A me non interessa sentire a Sanremo una che dice che il regime spara ai cani randaggi per strada, perché permettetemi una stronzata, cioè nel senso che preferisco, parliamo allora invece del cinema che si fa in Iran. Cioè io guardate, mi è arrivata una mail proprio pochi minuti fa, apro, c'è una proiezione domani o dopodomani di questo film di cui parleremo questa sera, il tema è cinema e Medio Oriente. Ma come cinema in Medio Oriente? Ma che facciamo? Cinema Europa? Cioè, ma parliamo di cinema Iran invece. E quindi facciamo parlare magari chi lo sa,
quindi magari avrebbero voluto invitare te a parlare di cinema iraniano, invece magari mettono un critico cinematografico che sicuramente in Iran non ci ha mai messo piede, non è mai stato un festival cinematografico iraniano, non conosce una parola di persiano, conoscerà magari vagamente qualche autore, però va a parlare di Iran perché in questo momento vale il purché se ne parli. Capisci che voglio dire? Cioè, nel senso è questo. No, capisco, però personalmente penso sia più grave che, per esempio, il ministro della cultura in persona abbia minacciato gli iraniani che hanno lavorato a Holy Spider, quelli che vivono ancora in Iran. Sì, Questa è una sì, cosa... sì, ma non è questione di fare la gara con la cosa più grave. No, Qui, sono due cioè, aspetti ripeto, separati, su questo disinteressati. non c'è dubbio che, come dire, l'Iran abbia questo problema e che stiano sbagliando tutto e che pure non solo adesso, ma da tanti anni non ne indovinino una, nemmeno da un punto di vista di gestione del loro problema, cioè del loro problema che è un problema di controllo del libero pensiero. Ma non mi metto sul piano di cosa è più grave. Io penso a quello che dovrei fare, che posso fare io qui. E quello che posso fare io qui è dire la verità, non inventarmi ogni giorno una notizia per cui persino l'allenatrice di pallavolo che era andata a allenare la nazionale femminile iraniana e 6 mesi fa raccontava la sua esperienza come un'esperienza straordinaria, oggi deve andare a dire ma io stavo in una stanza con le sbarre. Ma scusa, ma pure io in ufficio certe volte stavo con le sbarre alle finestre. C'è una forzatura da questo punto di vista che non fa bene a nessuno, che capisco che sia difficile per gli iraniani da gestire, ma noi che siamo italiani e siamo qui e che quindi tutto questo abbiamo la possibilità anche di dirlo senza troppi fronzoli, io non accetto l'autocensura moralistica, diciamo, dei ben pensanti, per cui devo sempre mettere il distinguo sì, ma, sì, ma, sì, ma. Cioè, adesso parliamo del film, prometto. Probabilmente abbiamo anche idee diverse su questo film, anche perché c'è un paragone con cui si può fare. Però questo film è innegabile che in questo momento ha una funzione di propaganda, ha una funzione di parliamo di Iran, perché il titolo del venerdì dell'altro giorno, il film che fa tremare gli Ayatollah, adesso, francamente, cioè, siamo persone serie, adulti e vaccinati, credo quasi tutti noi, ma vi pare che si può accettare un titolo del genere? Ma è serio? È giornalismo, vuol dire, il film che fa tremare gli Ayatollah? Sto film fa tremare gli Ayatollah? Non è neanche vero nel merito che faccia tremare gli Appunto. Ayatollah. Adesso vediamo anche perché, almeno Allora, a dai, mio avviso. ti cedo, parliamo un attimo di che film è questo del film di cui parliamo. Allora, Holy Spider è il film del regista Ali Abbasi, che non è parente di Davud, giusto? Non credo. Direi di no. Lo dico anche per sdrammatizzare, che sennò sembra che si sia qui per litigare. Allora, il secondo film, almeno ad aver avuto distribuzione internazionale, di questo regista, che però non gira in Iran, è iraniano ma vive in Europa, in Danimarca se non erro. Il primo film era completamente diverso, era una sorta di fantasy, si chiamava Border, Creature di confine, su delle minoranze, diciamo, delle persone insomma diverse, nell'accezione più ampia del termine, che arrivavano ad avere una relazione sentimentale, e con l'Iran non c'entrava nulla. Invece questo film è un film che racconta un fatto di cronaca realmente accaduto in Iran, o meglio una serie di omicidi realmente avvenuti in Iran tra il 2000 e il 2001, da parte di un serial killer di Mashhad, quindi la città, una delle città sante dell'Iran, che in nome dell'Imam Reza, insomma, almeno nel film è anche un veterano di guerra, non so poi se Lo è, fosse lo era lo veramente. era. Allora, Il lui regista era... cambia il cognome, però il Sì, personaggio è lui. lui si chiama, il vero personaggio si chiamava Said Hanei, era classe 62, quindi aveva 39 anni all'epoca dei fatti, ed è accusato di aver l'omicidio di 16 donne tra il 2000 e il 2001, nella città di Mashhad. Sì, effettivamente. Erano 16 donne, erano 15 prostitute, una probabilmente è stata scambiata, una delle vittime, per prostituta, non lo era, uccisa. È un fatto vero. Tra l'altro io qui vi faccio vedere, questa è l'immagine del vero serial killer, del vero assassino. Se mi permettete, anche una faccia molto più normale rispetto a quella scelta nel film, no? Che intanto è più vecchio nel film,
è più brutto, è più... Qui c'ha questa sconcertante banalità del male, no? C'è questo, sembra una persona tutto sommato, Un come George dire... Clooney, Beh, non era un brutto uomo, indubbiamente non non brutto credo che lo uomo. fosse. Queste poverine erano invece le sue vittime, erano prostitute, quasi tutte tossicodipendenti. Era una città di Mashhad, sappiamo che Mashhad è una città che è al confine quasi con l'Afghanistan, una città santa, la città dove c'è l'unico dei 12 imam sciiti, cioè l'imam Reza, è l'unica tomba, l'unico mausoleo che è in territorio iraniano. Tutti gli altri sono in Iraq, se non sbaglio, forse una, non mi ricordo dove, però probabilmente sono tutti in Iraq. Forse uno in Arabia, probabilmente. Il dato che va considerato è che Mashhad è sì una città santa, ma proprio in quanto città santa è anche una città turistica. Cioè, credo che sia capitato quasi a tutti, quando magari si siete in Iran, specie in aeroporto a Teheran, di incrociare turisti di paesi arabi, molto spesso iracheni, che entrano nel paese per andare poi a Mashhad per turismo religioso, cioè per andare a visitare la tomba dell'Imam Reza. Quindi è una grande città, è una città, se non sbaglio, fino a poco tempo fa era la seconda città in Iran che avesse una linea della metropolitana. Comunque una città credo di 4-5 milioni di abitanti, parliamo di questo ordine di grandezza. Ed è qualcuno, mi ricordo che una persona che conosco che è originaria di Mashhad mi dice: guarda, per certi versi è una città araba, perché sono talmente tanti i turisti religiosi che vengono qua che spesso per strada si sente parlare arabo. Chiusa parentesi, prego. Dunque, il regista, gli autori, insomma i coautori, oltre a cambiare il cognome dell'assassino, che però è lui fondamentalmente, romanza il personaggio di una giornalista di Mashhad che ha vissuto a Teheran, dove poi si è allontanata perché ha avuto anche un piccolo scandalo di cui è stata vittima, ma ha pagato poi lei le conseguenze come giornalista molestata da un suo caporedattore. Questa giornalista torna a Mashhad per andare a indagare su questo caso di cronaca, insomma. E perché è convinta che le autorità coprano questo assassino a tutti i livelli, quindi i mullah, la polizia, perché questo fa il lavoro sporco, insomma. Pare che l'abbia tratto da un vecchio documentario che tu hai visto, Antonello, questo, che io non ho visto, questa Sì. storia per cui dai verbali trapelava qualche sorta di copertura, insomma, che viene sicuramente ingigantita da All è Spice. un'interpretazione che dà, però in realtà nel documentario questo non si vede, cioè non emerge. C'è un aspetto che non diciamo per non spoilerare, per una cosa che avviene alla fine del No, lo film. spoiler stasera è inevitabile, secondo me, perché se dobbiamo dire delle cose... Quindi Sì, cioè nel senso che l'idea è che in questo film è che questo serial killer a un certo punto credesse di poterla fare franca, perché al beh di là sì, quello della non lo spoileriamo. esatto, della facciata che avrebbero detto durante il processo, invece sarebbe solo una copertura. Allora, vogliamo tra l'altro Cristian dice: "Vogliamo parlare di quanto è bella l'attrice?" A me piace molto. A me, devo dire la verità, no. Scusa, stasera sono in Neanche a disaccordo col me, mondo. No, eccola qui, la faccio vedere. però secondo Qui me non è... allora, parliamo di questa attrice anche, si Sì, torna a parlare un po' dei suoi problemi. Allora, questa attrice si chiama Zara, detta Zar, se si è tolta le sì. ultime lettere del nome, Amir Ebrahimi, è un'attrice che era diventata famosa in Iran in particolare per più che serie TV all'epoca si chiamavano telenovele, insomma. In Mh-mh. particolare una Narges si chiamava, Narges. di grande successo e che l'ha resa famosa. Dopodiché è stata coinvolta in probabilmente in una storia di revenge porn, cioè è stata fatta circolare una videocassetta pornografica, anzi un DVD pornografico che è stato venduto tantissimo clandestinamente nei bazar, con lei che faceva sesso col suo compagno di allora. Poi la persona che ha fatto circolare questo DVD era un terzo, quindi insomma era una vicenda abbastanza intricata. Lei prima ha negato di essere la protagonista di quel filmino, poi dopo l'ha ammesso, però chiaramente era stata vittima di uno scandalo tale. Poi anche quelli che hanno fatto circolare sono stati puniti, giustamente, perché non è che... Sì, una brutta storia, molto una, squallida una pure, se brutta vogliamo. storia. Insomma, Lei come
Sì, 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 molto squallida. Lei però ha dovuto, a parte che veniva anche da una famiglia religiosa, insomma, è stata proprio colpita proprio nel vivo, ha riparato in Europa, ha preso poi la cittadinanza francese e aveva già recitato in alcuni film sull'Iran come Donne senza uomini, fatti però in Europa. Con questo film è diventata la prima attrice iraniana a vincere il Grand Prix per la migliore interpretazione femminile al Festival di Cannes, che è il premio, a parte l'Oscar, è il premio più prestigioso per un'attrice. Secondo me è molto brava, crea un personaggio duro, molto scostante, che deve difendersi da molestie di ogni tipo lungo tutto il film e deve farlo per riuscire a fare questo mestiere che è visto un po' come tradizionalmente da uomo e di difficile Sì. scalabilità, tra virgolette, per una donna. Qui vediamo in questa immagine che vedete qui, questa è la vera giornalista che si chiama Asiar Bahari, che è la autrice, regista, montatrice e in parte interprete di questo documentario, che sarà il premio per chi vincerà il gioco di questa sera. Se gli amici che sono abbonati lo hanno già visto, già gliel'ho mandato. Se dovesse vincere una persona abbonata, ovviamente darò un'altra cosa. Però questa giornalista qui intervista il vero assassino, cioè questo è in un momento in cui prima dell'esecuzione lei lo intervista, e sarà poi da questo materiale lei tira fuori questo documentario che si chiama And Along Came a Spider, si trova anche in inglese, infatti questo lo manderò con i sottotitoli, con parte del doppiaggio in inglese, che appunto arrivò un ragno. No? Tanto spieghiamo perché poi questa cosa del ragno, perché il film si chiama così. Sì, perché attira le sue vittime in una ragnatela, si finge cliente, carica le prostitute sul suo motorino, le porta in casa quando la moglie e i 3 figli, mi sembra, sono Sì. assenti, e poi le strangola con il loro stesso foulard e fa sparire il cadavere. Questa è la sua... questo possiamo svelarlo perché il film è un thriller, non è un giallo. Cioè dopo poco più di un quarto d'ora già vediamo la faccia dell'assassino, che come dicevi tu è quest'uomo più anziano. Io ho notato soprattutto la differenza di età con la moglie, questo Sì, penso che sia stato molto calcato. molto calcato sia nella realtà, ma anche rispetto a un altro film, adesso proprio ci arriveremo, perché Sì, questa storia che è raccontata in questo film, in realtà è anche una storia di un contrasto tra 2 registi, tra 2 progetti cinematografici, legati a questo stesso fatto di cronaca nera terribile di un serial killer. In realtà un altro film che invece è uscito in Iran, nel 2020, che si chiama appunto che si chiama Killer Spider. Killer Spider Ankabut, cioè ragno semplicemente Ragno. in persiano, e che invece quello ha un altro tipo di stile, ha anche la storia raccontata in modo diverso, se vogliamo più veritiera, cioè nel senso che, parliamoci chiaramente, qui nel film di Abbassi c'è un'invenzione che è quella in cui la giornalista è anche colei che risolve il caso, cioè che questo nella realtà non è così, cioè non è stato così nella realtà, non è così nemmeno nell'altro film che è uscito in Iran, il cui regista, aspetta adesso ve lo dico, è Irajzad, Ebrahim Irajzad, che tra l'altro ha polemizzato anche con Abbassi dicendo, insomma, hanno fatto a gara per avere prima la cosa per E questo girare. sinceramente lo trovo ridicolo, perché un fatto di cronaca celeberrimo di 20 anni fa, cioè non è che può essere coperto da diritto d'autore, Certo. francamente. Poi, per dire, è talmente celebre che anche in un film di Faraday, Fireworks Wednesday, c'ha Chambé-Souris, viene citato alla fine, no? Stai in giro da sola, poi c'è il ragno che ti prende, cioè è veramente una cosa, un fatto di cui tutti hanno sentito parlare, insomma. Sì, 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 sì. I 2 film differiscono anche perché Killer Spider si concentra più sul prima, su quello che era prima il killer, no? Con la madre che lo istigava, che poi alla fine è sempre colpa delle donne, no? È la madre che istiga questo qui a essere più un duro, più un... invece Holly Spider si inventa il dopo, cioè tutta la parte processuale che copre quasi mezzo film, perché nella prima parte si vedono in maniera molto cruda anche 3 omicidi più il tentato omicidio della giornalista. Sì. La seconda parte, che è quella che un po' tira le fila del discorso e che
più interessante, secondo me, mostra la reazione popolare a questa vicenda e l'andamento e l'esito del processo. Tra l'altro qua vediamo, questo appunto è il vero assassino, qui sono le vittime, questo invece è l'attore che interpretava l'assassino nel film, quello del 2020, cioè di Angabut, cioè quello, insomma, non mi ricordo mai, di Spider Killer. Iraj, Quello sì, sì. quello è uscito in Iran. Anche qui è abbastanza più vecchiotto rispetto alla moglie, però è anche un po' più normale, mentre nel film questo che è uscito ha poi una faccia, diciamo, abbastanza volutamente così marcata, quasi da pervertito, insomma, è più, secondo me, è più calcato, è forse anche meno credibile, proprio perché è un po' eccessivo. Sì, Sì. poi anche una sorta di attrazione, a un certo punto si vede che anche la sua sessualità è disturbata, insomma, per un cadavere di una Ah, persona sì, che sì, sì, uccide. Sì, quella sì. c'è una storia, c'è un Eh. momento, un dettaglio. Diciamo che io sono rimasto colpito perché i primi 7 minuti, io l'ho calcolati, di questo film, in questo, per dirvi, insomma, io infatti dico sempre, quando se andate a vedere al cinema, ovviamente è un film che è vietato ai minori, immagino, ma se per caso poi riuscirete a vederlo a casa, occhio con chi lo vedete, cioè nel senso che se ci sono bambini in giro non è proprio il caso. Nei primi 7 minuti avvengono in ordine, ve lo dico proprio chiaramente. Si apre con un topless, quindi insomma già questo, come dire, è un po' dirompente. Vedo un film iraniano, Esatto. c'è questa prostituta Non è che un film si sta, iraniano, non è un diciamo. film iraniano. C'è una fellazio, ve lo dico proprio chiaro e tondo, proprio si vede tutto e poi dopo c'è uno strangolamento. 7 minuti, sono 7 minuti. Quindi stavo io dire, non è proprio un Allora, rispetto a filmettino. quello che è un film iraniano normale, aggiungerei il linguaggio sboccatissimo, soprattutto delle prostitute. Sì, Questo lo rende un film che chiaramente non è un film iraniano, però io credo che sia interessante, perché potrebbe essere un film che fanno gli iraniani senza censura, perché mhm. l'ambientazione è molto credibile, secondo me. Tutti Che è stato i girato, luoghi ricordiamo, è stato girato in in Giordania. Giordania. Però veramente sembra a parte che è recitato in persiano, cosa Sì, non sì, scontata per un film sull'Iran fatto all'estero, certo. e poi le ambientazioni trovo molto credibili. Questo tanti me l'hanno confermato, sembra veramente un film iraniano, che poi è un thriller un po' all'americana, però in Iran non è che fanno solo i film che vediamo nei festival, no? Fanno tanto Ah cinema no, di certo. genere che si ispirano all'americana. E poi c'è questa cosa curiosa che pare, ma confermato da più parti, che ultimamente gli iraniani pensano che gli obblighi, in particolare sul velo, andranno a cadere e stanno girando alcuni registri delle doppie versioni dei film, con velo e senza velo, rischiando molto, ma sicuri che magari quando hanno finito il film non c'è più l'obbligo del velo e potranno far vedere, insomma, un Sì, po' sì. D'altra utopisticamente. parte è vero che la cosa che cambia tra i due film è appunto l'obbligo, diciamo, la censura che è imposta su quello del 2020 e lo stile tipicamente iraniano in cui certe cose non si vedono, ma ovviamente si intuiscono. Cioè, voglio dire, non dobbiamo pensare che il cinema iraniano sia, per chi insomma magari non ha proprio dimestichezza, siano soltanto i film di Panahi ambientati sempre magari in un villaggio del nord-ovest, eccetera, eccetera. Ci sono film che parlano di tossicodipendenza, di prostituzione, di omicidi, cioè i serial killer non sono nemmeno una figura nuova nel cinema iraniano, perché ci sono stati altri film che hanno trattato, insomma, casi come questo, no? Cioè storie molto dure. Questo film, che ovviamente non è un film iraniano, nel senso che è girato fuori, è molto molto esplicito. Assolutamente sì. Invece non sono d'accordo, o meglio, non so se hai detto proprio questo, però il fatto che sia un facile biglietto di propaganda non mi trova d'accordo e spiego perché. Sicuramente il regista è un oppositore, infatti si è presentato a un certo punto a un festival a Londra travestito da mullah, però con i denti da vampiro e la bocca e le mani insanguinate. Mm-hmm. Però il film mostra una società civile che è molto più reazionaria delle istituzioni e quindi in questo modo viene meno la retorica del popolo oppresso. Diventa piuttosto anzi uno Stato, delle istituzioni che mettono anche un freno a certe pulsioni del popolo iraniano, ma abbastanza generalizzabile, insomma, questa cosa, perché alla fine certe reazioni di pancia rispetto alla popolazione, cioè andando un po' sullo spoiler, praticamente il quartiere in particolare dove ci sono stati questi omicidi applaude, raccoglie firme per la liberazione di questo assassino,
a un certo punto c'è il figlio, che è agghiacciante, il figlio soprattutto nel finale, che va a fare la spesa e questo non gli fa pagare la spesa perché suo padre è visto appunto come un militante del bene contro il male, insomma, della moralità Sì, religiosa, eccetera. E e questo, quindi questa è una cosa, scusa, ti interrompo, è una cosa che nel documentario c'è. E nel documentario è assolutamente vera, cioè nel film è a un certo punto c'è, diciamo, per forza devo spoilerare un po', ma è ritirata fuori, diciamo, nel sottofinale con una registrazione della regista che fa vedere questa intervista veramente terribile in cui questo ragazzino dice cose veramente incredibili, e quelle cose il figlio effettivamente le ha dette, cioè il vero figlio del vero assassino le ha dette, cioè le ha dette proprio testuali parole, quelle che vedrete nel film, per chi lo vedrà. sì, anche in Killer Spider il figlio dice sono fiero di te al padre alla fine. Questa è l'immagine Ma che aggiungo dicevi anche un'altra prima cosa, del sì, regista vestito da che vampiro, eccetera, eccetera. forse la cosa ancora più che forse sfugge, però perché uno si immedesima poi nella protagonista, però l'eroina, la protagonista femminile, è una che non solo non è contro la pena di morte, è anche favorevole alle punizioni corporali. Esatto, E questo questo non ne volevo fa dire. proprio un campione una campionessa di diritti umani, però è talmente Ma tu, cioè, adesso, c adesso ti provoco. Ma secondo te la maggior parte degli iraniani, anche quelli che sono in Italia, sono come lei o no? no, non lo so. Non ne ho idea Io sinceramente, penso di sì. non Cioè, e gli italiani? eh? Gli E gli italiani italiani? pure, gli italiani Se si pure. facesse un referendum sulla pena di morte verrebbe reintrodotto o no? Io Sì, forse temo di sì. sì, temo di Sì, sì. ma c'è un aspetto secondo me fondamentale in tutto quello che, diciamo, che io sto sentendo da anni e in particolar modo in questi ultimi mesi, che io difficilmente ho sentito, a parte, lasciamo perdere, non è questa sera il caso, ma insomma ovviamente quello che io dico sempre, non ho ancora sentito un programma vero, ma molto spesso sento discorsi che non sono di giustizia, sono di vendetta. Per cui io sono molto incline, cioè molto credo di questo, ahimè, lo penso, ne sono convinto, che qualora dovesse cadere la Repubblica Islamica, cosa che io in questo momento vedo abbastanza difficile da realizzarsi, il tipo di vendetta che si scatenerebbe non sarebbe differente da quella che si scatenò nel 79 contro la monarchia. Cioè io non credo che nella società civile Ma a iraniana parte ci siano. che gli oppositori sono divisissimi tra di loro, si odiano Ma tra i loro gruppi. ma hanno soltanto una cosa in comune, il desiderio di vendetta. L'unica cosa che li Desiderano accomuna è questa. Io non dici ci non c'è un vedo programma, io non ci vedo io ancora non ho sentito una cosa è di talmente diritti piegata umani. la società civile, cioè tra gente in esilio e gente in galera, che è difficile, cioè non è neanche facile mettere in piedi un programma politico al di fuori di quei canoni ristretti, di quei canali ristretti che sono E allora che complessi. fai? Aspetti e preghi, e nel frattempo ti vesti da vampiro. Non lo so, Cioè, il problema è sempre questo, cioè la politica è politica, se si fa politica, si fa politica, si fanno i programmi, altrimenti si fanno le buffonate. Io questo penso. Le buffonate possono essere terribili, perché possono produrre cose non lo so, terribili. però il velo adesso lo tolgono e nessuno dice niente, insomma la lotta paga in qualche modo. Ma la lotta paga soprattutto se c'è disobbedienza civile. Io non credo che sarà grazie alla Linejad o a questi No, personaggi no, qui quello che il velo neanch'io, no, cadrà, no, no? quello Allora voglio dire semplicemente che quello quello sono d'accordo. che emerge in quel film è una cosa vera, come dici tu, cioè che la società iraniana è molto incline appunto a un comportamento di questo tipo. Cioè lei appunto non c'è, questo è un film in cui diciamo alla fine in parte il bene trionfa perché il cattivo viene impiccato. Diciamo, insomma, diciamolo francamente. E d'altra parte credo che la maggior parte, questo sia anche uno dei sondaggi che hanno fatto nella società iraniana, la maggior parte degli iraniani sono favorevoli alla pena di morte. Questa è una cosa vera, ma in generale questo tipo di riflessione è una riflessione secondo me molto interessante su come poi è composta anche la società, il rapporto con la religione, la moralità, l'ipocrisia, no? Che c'è pure dietro tutta la facciata delle regole e poi quello che avviene realmente. Cioè, quello che c'è, per esempio, nel documentario, non so se in parte c'è nel film, adesso non me lo ricordo, è anche una denuncia sociale. Cioè, queste povere donne, le vittime, sono tutte donne povere, poverissime, che vengono da storie personali terribili, molti di loro sono tossicodipendenti, Sì, e c'è anche diciamo nel film. Sì, sì, e nessuno l'ha mai salvate, no? Cioè questo è un dato di fatto su cui insomma il film lo denuncia, ma è una parte della storia importante.
Ma infatti, tornando proprio al film, nello specifico, penso che sia un film interessante, per quanto stilisticamente grossolano, se vogliamo, a livello di regia, cioè a me il cinema così esplicito non è mai piaciuto, sinceramente. Però è molto interessante perché non è un film che semplifica tanto, cioè è un film che problematizza tanti aspetti di ciò che racconta, ecco. Mm. Per quello io l'ho visto con grande interesse, insomma. Poi il thriller funziona anche abbastanza, tutto sommato. Sì? No, io invece Eh, secondo me io invece trovo che sia un film che come thriller non funzioni. Non Cioè devo funziona. dire che è un film che dopo mezz'ora m'ha annoiato. Cioè, nel senso che la storia la conoscevamo tutti, perché si sa, alla fine è nota, cioè l'assassino è noto. Invece c'è una certa insistenza nel dettaglio macabro, probabilmente proprio perché per la prima volta il regista si sente anche libero di poter far vedere tutto quello che può far vedere, e trovo che a un certo punto il film si avviti un pochino. Si riprende quando, come dici tu, c'è il dibattito intorno al processo, quindi la parte processuale potrebbe anche essere più interessante, ma da questo punto di vista io invece ho No, apprezzato sicuramente è più più interessante. Tra le due è la il parte più interessante, senza dubbio. esatto, ma io trovo anche più interessante il film che è uscito in Iran. Perché? Perché per esempio rispetto alla storia, questa come è raccontata, lì è diverso il ruolo della moglie. Cioè, mentre qui la moglie è sorpresa, sconcertata, poi diciamo quasi fiancheggiatrice, lo giustifica, come credo che poi in parte sia stato anche nella realtà. Nel film invece iraniano, la moglie è quella che lo condanna per primo, cioè che non vuole più avere nulla a che fare con lui, che lo va a trovare in carcere e gli dice: tu con me, insomma, per me sei Mm-mm. morto già, perché non avevi il diritto di farlo. No? Lì hanno, diciamo, un po' idealizzato la figura della moglie, facendone invece una persona assolutamente innocente, mentre nella realtà probabilmente non era nemmeno così, cioè nel senso che, anche perché, poi ricordiamo che questa è una storia particolare, nel senso che lui uccideva molto spesso il giovedì sera, quando la moglie andava dai genitori. Sapete, il giovedì è come dire il sabato da noi, no? Nel weekend islamico, e quindi andavano magari anche in moschea, lui approfittava di quelle ore, diciamo, di solitudine in casa, le portava a casa e le uccideva. Ma voglio dire, portare 16 persone nel giro di 2 anni in casa, ucciderle e liberarsi del corpo, insomma, non una villa, insomma, ma in una casa, in un quartiere popolare, no? Cioè, non credo che nessuno abbia mai proprio visto o sospettato nulla, perché infatti anche nel film, cioè, ma ti hanno visto una volta con una donna che entravi, eccetera, 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 Sì. no? Quindi, non lo so, guarda, io devo dire, mi aspettavo un po' di più, lo dico la verità, come film, proprio come film. Ci sono degli elementi buoni, secondo me, appunto, come sempre la recitazione degli attori iraniani non delude, perché sono molto bravi, secondo me. La costruzione è forse un pochetto così, c'è qualche punto che forse mi aspettavo un po' meglio. Il livello, come dire, il volume di marketing intorno al film è decisamente, secondo me, molto capzioso, cioè molto, molto, molto malizioso. Però queste sono le mie idee, poi non. Vabbè, ma è evidente. Cioè, non è che, insomma, quello è evidente. E ripeto, non è neanche molto coerente poi col contenuto. Cioè, facciamo propaganda a una che vuole la pena di morte o a un popolo che è peggio dei suoi governanti, non lo so. No, però Cioè, a però vedere il quello. film non funziona nemmeno. Però, cioè, alla Mm. fine i distributori sono dei commercianti, devono vendere il prodotto, insomma, e ci provano Sì, sì, come possono. questo è è chiaro prodotto in cui c'è violenza, sesso, c'è oltretutto in un contesto come quello, no, della Repubblica Islamica, l'Iran che oramai è sui giornali tutti i giorni in prima pagina da 4 mesi. È chiaro che in questo momento è un film che sicuramente rimarrà nelle sale più di quanto sia rimasto Gli orsi non esistono di Panahi, su questo ci scommetto, e che già adesso ha avuto una copertura Sì, è mediatica. uscito in 10 regioni, eh. a Milano c'è, mi sembra, in 5 sale, a Roma in 3 sale, insomma, ha una buona distribuzione sicuramente. Poi Però io, come dipende sempre, poi tutto quanto dagli poi incassi. per giudicare bisogna vederlo, quindi insomma noi ovviamente abbiamo dedicato una diretta a questo film, non l'avessi trovato interessante non avrei ovviamente né invitato Claudio qui a parlare né l'avrei visto nemmeno io, insomma. È un film secondo me che così fa pensare un po' a tante cose, ma io invito a ricercare, purtroppo l'altro film, Ankabut, non è sottotitolato in italiano, lo si trova probabilmente da qualche parte sottotitoli in inglese,
Sarebbe interessante vederlo, fare un paragone, e è interessante sicuramente vedere poi il documentario, perché è la storia vera. Tra l'altro questa storia vera, io qui rimetto quest'immagine della giornalista vera che lo sta intervistando, e in cui ci sono dei passaggi che sono esattamente poi riportati nell'ultimo film. Cioè, quando lui gli dice quasi la minaccia, lei poteva essere la mia vittima, no? Nella realtà lui gli fa una battuta, gli dice: sai che anche la mia prima vittima si chiamava Masiar come lei. Cioè, come dire, tu potresti essere stata tu una delle mie vittime, no? Quindi c'è questo, come dire, questo gioco, insomma, se vogliamo anche molto perverso da parte dell'assassino, no? Di minacciarla. E i discorsi che lui fa, quello vero, sono discorsi abbastanza, insomma, inquietanti. Lui racconta la storia, no? Di veterano, di reduce della guerra con l'Iraq, della missione che lui sente di dover fare dopo di me. Io avevo individuato 80 donne che avrei ucciso, ma non avevo il tempo, però sapevo che mi avrebbero beccato. Cioè, è una storia inquietante, anche perché quando avvengono questi fatti, la Repubblica Islamica ha 20 anni. Cioè, noi parliamo dei primi anni 2000, cioè quindi nel documentario si parla dopo 20 anni, dopo oltre 20 anni di Repubblica Islamica, oggi siamo a 44. No, in mezzo c'è stato tutta un'altra storia, tutta un'altra storia che è fatta anche dalla globalizzazione, da tutto quello che è avvenuto negli ultimi 20 anni, e credo che però molti di questi temi siano ancora assolutamente attuali, assolutamente attualissimi rispetto, insomma, al fattaccio, a quello che avvenne in quegli anni lì. Questo, insomma, Assolutamente. è un po' il pensiero. Io ovviamente Commenti? invito. Allora, Francesco qui dice, no, aspetta, Cristina prima dice: "La pulizia morale", mi pare dica, sì, nel senso, lui appunto parla di pulizia morale, no, intanto perché dice: "Ogni volta e ogni donna che vedevo era un'offesa a uno dei nostri martiri". Questa è una cosa che nella retorica c'è spesso, no, ogni tanto pure quando dovevano colpire le donne malvelate, e ogni donna malvelata è un'offesa alla memoria dei nostri martiri, eccetera, eccetera. C'è anche in questo film. Francesco dice, appunto, fa un esempio della transizione, però nel 76 in Spagna la transizione, nonostante i successivi tentativi di golpe militare, fu molto pacifica, pur dopo 36 anni di franchismo e un'orrenda guerra civile. No, ma infatti, però parliamo di contesti diversi. Cioè, la Spagna non è l'Iran non è la Spagna, l'Iran non è la Polonia. Cioè, io quando, se devo confrontare anche un esempio in tempi non lontanissimi di transizione pacifica da un regime all'altro, la Polonia fu un caso in cui la concertazione tra il partito unico e poi il passaggio a una forma multipartitica diciamo, e libera poi nelle elezioni, avvenne con un processo abbastanza lungo e decisamente pacifico. Lì c'era un elemento che fece da tramite in Polonia, è la Chiesa Cattolica. In Iran ci sarebbe, cioè sarebbero un'altra volta, ancora una volta, i religiosi. Anche perché oggi delle critiche più dure nei confronti della Repubblica Islamica a volte vengono proprio dagli stessi religiosi, che criticano non solo la condotta della Repubblica Islamica, ma addirittura l'ideologia alla base della Repubblica Islamica. E questo però bisognerà vedere poi come si svilupperanno i fatti. Di certo è una questione molto, molto, molto complessa, in cui, ripeto, nonostante il tempo stia trascorrendo, io soltanto nelle ultime settimane ho notato dei passaggi e delle voci, degli spifferi che vengono dall'interno del sistema politico. Però questo è un altro discorso, cioè poi come tutto questo possa maturare in un passaggio concreto, onestamente non lo so. Ci devono pensare gli iraniani, se ci vogliono pensare. Poi, allora, vediamo un po' se c'è un'altra cosa proprio sul film, se qualcun altro l'ha visto e vuole dire qualcosa. Non so, tu, Claudio, volevi aggiungere qualcosa rispetto sempre al film, o a altri suggerimenti per chi volesse andarlo a vedere, anche soltanto come avvertenze, insomma, come dire, consigli per vederlo meglio. Consigli per vederlo meglio. Ma io invito ad andarlo a vedere perché, appunto, come abbiamo detto, è interessante. C'è una prova d'attrice importante, anche secondo me lei non è una grande bellezza, tutto sommato, insomma, magra, magra, Mm. magra, non è proprio una star, anche se, vabbè, ha il suo fascino. Ehm,
però merita comunque di essere apprezzata, anzi non a maggior ragione, sto facendo una gaffa, diciamo, è una bravissima attrice, punto. Mi sembra che faccia un'ottima interpretazione, è un film da discutere, insomma, per cui tanto vale andarlo a vedere, insomma, e farsi una propria opinione. Non ci si aspetti il solito film iraniano, perché non è un film iraniano, però è un film che dice cose sull'Iran interessanti, insomma. Dopo questa Sì. arringa, non so se... No, no, nel senso che tenendo presente che è un film che parla di una storia appunto che risale a 20 anni È un fa, film esplicito, molto esplicito. non è allusivo, non è un giallo, è un thriller, però che diventa un dramma processuale. Una cosa che non ho detto, che alcuni giornali hanno riportato che il regista ha provato a girarlo in Iran, ma non riusciva ad ottenere le autorizzazioni. A me questa storia mi sembra un po' improbabile, per quanto ci lavorino al film, ci abbiano lavorato la montatrice dei film di Farhadi, per esempio, per cui sicuramente c'è un cast anche iraniano, una troupe anche iraniana, però se la sceneggiatura era questa, il regista non aveva la minima possibilità di farsi approvare il progetto, perché davvero, cioè, basta leggere i dialoghi o vedere che scene verranno girate, che o è un tentativo velleitario a scopo anche un po' promozionale, oppure la sceneggiatura era completamente diversa, cioè poi il film che ha girato all'estero doveva girarlo in Turchia, poi c'è stato un problema col Covid, quindi hanno bloccato tutto e alla fine l'ha girato in Giordania e la post-produzione l'ha fatta in Europa. Questa è una coproduzione francese, danese, tedesca, svedese, insomma, paneuropea, diciamo, di quattro paesi. O il film che ha presentato per l'autorizzazione era completamente diverso, o quella storia non mi sembra molto, molto credibile. No, ma io credo che se lui aveva intenzione di girarlo così, sapeva dall'inizio non avrebbe voluto mai girarlo in Iran, cioè né farlo uscire in Iran, cioè era chiaramente improbabile. Cioè, questo che vorrei sottolinearlo è che non è che il film non gli hanno fatto girare in Iran, semmai per il tema, perché lo stesso argomento è stato trattato in un film che è stato girato e che è uscito in Iran. Semmai Certo. per il come è stato raccontato. Ecco, perché nella ricostruzione, diciamo anche nel battage pubblicitario che c'è in queste settimane, c'è stato questo, no? Cioè, nel dire che il film sarebbe stato censurato perché era un film che come argomento era scomodo. Ora sì, per carità, però è anche vero che il film è uscito sulla stessa storia, è uscito un documentario, quindi altrimenti non sarebbero usciti nemmeno quelli. È interessante perché se uno volesse contestualizzare il tutto, gli omicidi avvengono in un momento particolare della storia della società iraniana, cioè durante la fine, ma comunque in periodo dell'epoca riformista di Khatami, cioè in cui anche queste storie, anche la cronaca nera che si tingeva ovviamente spesso anche di caratteri politici, come per esempio ricordiamo tutta la catena di omicidi di intellettuali, il fallito attentato agli scrittori che tornavano da un congresso a Berlino, no? Tutto quello che avveniva in quella catena di omicidi mai poi chiariti, legati ai servizi segreti e comunque in atmosfere molto torbide di quegli anni, era una chiara reazione a un tipo di società che provava ad aprirsi. Se non sbaglio nel film, ma sicuramente nel documentario, a un certo punto il figlio lo dice. La risposta di mio padre era la risposta a un paese che dopo che ha fatto la rivoluzione, dopo che ha fatto la guerra, invece adesso sta cambiando rotta e vuole andare in un altro senso e rinnegare i valori della rivoluzione, i valori della Repubblica Islamica. Questo è interessante. Cioè, nel momento in cui quella società per la prima volta dopo la rivoluzione tentava delle timide aperture, d'altra parte sono proprio gli anni d'oro del cinema iraniano, no? In cui comunque emerge anche la società civile iraniana, la cultura, un delitto come questo riporta anche un conflitto interno, cioè di chi, diciamo dei fedelissimi del sistema, dei fedelissimi, dei volontari che hanno fatto la guerra, dei religiosi in una città come Mashhad, che tra l'altro Mashhad è un posto dove ogni tanto succedono delle cose tremende. Vi ricordate, no? Anche
quel ragazzo afghano che ha fatto degli omicidi lo scorso anno, era un rifugiato, ci sono tanti a Mashhad. Cioè, è significativo anche da questo punto di vista. Il film credo che tenti un po' di contestualizzarlo. Forse agli occhi di uno spettatore non iraniano tutto questo sfugge, perché ovviamente Sì, ma vede, no, cioè non è semplice, vede a un certo punto Antonello, in una... però parliamo di un documentario fatto a ridosso dei fatti, quindi in tempo reale, cioè riportare adesso quel dibattito di 15-20 anni fa poteva essere un po' fuori tempo, sinceramente. Rimetterlo in un film del Però ci provano. 2022. Però ci provano. C'è un dettaglio nel film, non so se te ne sei accorto. Quando loro mettono il ritratto di Khatami in Iran, per chi c'è stato, il ritratto del Presidente della Repubblica quasi mai si vede in giro. Si vedono sempre quello di Khomeini e di Khamenei, no? C'è una scena in cui invece c'è il ritratto di Khatami nel mezzo. Cioè, a significare, ricordatevi, questo per gli iraniani, che allora eravamo nell'anno degli anni della presidenza riformista di Khatami. Però sarebbe stato interessante riproporlo invece. Però Diciamo, allora, se la vediamo in questo termine, adesso mi ci hai fatto pensare perché non l'avevo colto effettivamente. Anche come va a finire la vicenda è legata. Loro vogliono mettere a tacere, chiudere il discorso perché ci sono le elezioni in vista. Non esatto, so esatto. se ricordi. Esatto, Sì, questo sì, sì, sì. è il passaggio pure che E quindi lo... mentre le autorità locali gliela farebbero far franca Esatto. all'assassino, da Teheran arriva invece l'ordine di chiudere la È faccenda questa la cosa, no? repentinamente. Che credo a un occhio iraniano attento, magari anche di una certa età, diciamo un occhio non proprio, cioè che lì è l'autorità centrale che preme per una soluzione che non crei uno scandalo politico, no? Cioè che da Teheran dicono andiamo avanti perché sennò qui succede un casino, no? C'è uno scandalo. E questo è interessante come passaggio, Mm-hmm. cioè purtroppo è un po' marginale e forse non può essere colto da tutti noi che magari, a parte noi che l'Iran lo conosciamo di più, che ne parliamo sempre, eccetera, eccetera. Però quello è un passaggio invece interessante anche nel film. C'è nel documentario questo c'è e non c'è, però lo si capisce perché sono quegli anni lì, no? Anche il fatto che la giornalista va a fare l'inchiesta, ritorna da Teheran ed è vista come quello che dicevi tu in apertura, è un po' forse il segno di quegli anni lì. Sì, poi tra l'altro, andando invece alla biografia dell'attrice, lo scandalo avviene con Ahmadinejad, dei sex tape, Sì, quindi in un periodo diciamo, di moralizzazione, rimoralizzazione, tra sì. virgolette, del paese, lei paga anche quella fase storica probabilmente. O forse no, però insomma temporalmente coincidono le due cose. Io faccio qui, c'è tra l'altro due altri commenti molto interessanti. Quello di Cristina che ricorda, a me ha colpito l'ultima scena quando lei è in autobus e guarda il video del figlio del killer e anche quando il ragazzino gioca con la sorellina facendo finta di strangolarla agghiacciante. Quello è terribile, adesso abbiamo spoilerato un pochino, però chi lo vedrà è veramente terribile. Lì credo che sia stato bravo il regista. Quello rispetto all'originale, ve lo dico subito, così nell'originale quel bambino, cioè nell'originale del documentario, il bambino riproduce la scena senza la sorellina, ma aver messo la sorellina secondo me è un elemento in più che rende la cosa ancora più quasi insopportabile, perché è quasi insopportabile, questo lo ammetto, cioè, più ancora delle scene degli omicidi, il fatto lì del bambino che mima a imitazione del padre lo strangolamento di una donna e usa la sorellina piccola come modello è una cosa devo dire, a me ha disturbato, ma in senso positivo, nel senso che era chiaro quello che voleva fare il regista, e questo è vero, è agghiacciante, è una scena agghiacciante. Un'altra riflessione invece che fa qui Nima e ci dice, ritornando alla riflessione di Antonello riguardante la parte di popolazione favorevole alla pena di morte, credo che ci faccia capire una cosa importante, cioè che nessun regime, inteso come forma di Stato, con le sue istituzioni e i suoi principi, non possa sopravvivere senza che vi sia una vasta fetta di popolazione che vi si trovi rappresentata. Faccio un esempio, vicino a noi il berlusconismo non avrebbe potuto reggere per 20 anni se nella nazione una parte importante della popolazione, e qui purtroppo non lo leggo più qui sulla cosa, però immagino non fosse stata d'accordo. Io questo lo penso anch'io, Nima, cioè credo che effettivamente al di là adesso poi
del fatto che più o meno la maggioranza, l'80%, il 90% oggi possa essere, come dire, favorevole a un cambiamento di questo ordine costituzionale in Iran. Credo che però è vero che ci sono degli elementi culturali che per molti anni siano stati rappresentati da quel tipo di sistema. E poi le cose cambiano, cioè, come Però ovunque. sì, è vero, cioè in parte è vero, però se c'è libertà di espressione e di appunto sì, di espressione del dissenso è un conto, insomma, se le elezioni sono più o meno libere, incide. Qui Sì, nel momento in cui la stragrande maggioranza dei partiti vengono segati e non possono concorrere al Parlamento, diventa molto complicato cambiare le cose, soprattutto, e poi chi non è d'accordo finisce in galera, insomma. Cioè, sì, è vero però quello, ma fino a un certo punto. no, io credo che Per- invece sia vero, perché, cioè, se tu guardi nel contesto complessivo, l'Iran quando è che ha conosciuto la democrazia? Praticamente mai, cioè sì, sì, inteso di piena libertà negli anni di 50, insomma, partecipazione. in parte, prima del golpe. Bah, sì, cioè nel senso che è stata una finestra molto, molto sottile, molto aperta per un poco, e poi ha conosciuto delle forme diverse, ovviamente, quindi di un po' a fisarmonica. Però è anche vero che quel tipo di io ripeto, in tutto questo c'è un aspetto che io ho cercato di trattare pure negli incontri che abbiamo fatti dedicati allo sciismo, all'eventualità di una, io l'ho titolato come repubblica post-islamica. Cioè che in molte dei comportamenti, e anche se vogliamo delle rappresentazioni di questi comportamenti, anche oggi, c'è molto di una cultura profondamente sciita, cioè profondamente sciita intesa come una cultura del martirio e della lotta, che però scarsamente prende mai in considerazione l'ipotesi di riconciliazione. Cioè io questo è una cosa che io ho notato, ma questo un po' in tutta l'anima iraniana e tutti i vari passaggi storici. Difficilmente nella storia iraniana ci sono stati dei momenti di riconciliazione a livello nazionale. Faccio un esempio proprio recentissimo. 2015 si fa l'accordo sul nucleare, Rouhani governa da 2 anni, poi viene rieletto nel 2017. Allora in quel caso, con un tipo diverso di assetto, ma anche di cultura politica, era forse il momento di riaprire e di riammettere come dire, nell'agorà politica i leader dell'Onda Verde che stavano in carcere già da anni senza nemmeno un capo d'accusa, no? Ma questo non è previsto, cioè questo non fa parte del DNA probabilmente culturale, come dire, della cultura politica, anche della classe politica che è nata dopo la rivoluzione e che è nata ancora prima della rivoluzione, perché c'è un dato di fatto, questo lo diceva qui la nostra amica che vedevo collegata prima, Elam, con cui abbiamo parlato qualche sera fa, cioè è vero che è difficile poi costruire, no, un'alternativa, però quando sotto lo Shah chi era all'estero l'ha costruita. Che poi il progetto sia fallito per molti di loro è un altro discorso, però c'erano i partiti, c'erano ideologie, gli stessi islamisti siano preparati per 40 anni per quella rivoluzione. Oggi c'è una preparazione di questo tipo, cioè c'è un discorso a monte che dice sì, ma noi per cambiare, se non fare appello e magari forse sperare allora un intervento esterno, qual è la nostra alternativa? Che qualcuno ci esporti pure da noi la bella democrazia? A suon di bombe come è stato Antonello, fatto in altri paesi? però invita un militante di Donna Vita e Libertà, una militante ancora meglio, e glielo fai dire lei, insomma. Ah, ma Non se ho vogliono mai... venire qua sono sempre ben accetti, siccome però loro da qualche anno, da qualche mese, qui oltre a fare i video contro di me, non accettano, non vengono più, si danno tutti malati o moribondi. Se qualcuno qui è in ascolto che vuole venire a dire qual è il programma del movimento d'opposizione, qui è sempre aperto, eh. Non, io mica ho mai censurato nessuno. Io qui ho invitato sempre tutti, abbiamo parlato dall'inizio. Ma io, oltre a quelli che si sono tagliati i capelli e che sono andati a parlare dei cani randaggi a Sanremo, io onestamente non è che ho sentito tutta sta roba. Cioè, qual è la piattaforma politica? Ripeto ancora una volta, va bene tutto, l'indignazione e la rabbia, ma poi in politica mica la fai con Sanremo o vestendoti da vampiro, se vuoi fare la rivoluzione, o facendo i video contro di me. Capisco che sia più facile,
perché c'è sta un imbecille che da mesi fa i video contro di me, no? Vabbè, ma cioè si diverte, Allora, poraccio. su quello No, no, assolutamente sì, ma massima solidarietà posso, per quanto mi riguarda, visto che sono stato ospite tante volte, confermo assolutamente che la libertà di parola è piena in questo canale e non c'è mai stata censura, ma neanche velata, e quindi assolutamente ho visto il post in cui dici che uno ti ha proprio minacciato sì, no, tra l'altro poi la cosa bellissima è che cioè c'è sempre, assolutamente. come dire, uno nota sempre quello per cui è più incline, no, quindi parlano sempre di soldi, come se io poi fossi stato mai pagato da qualcuno. Evidentemente loro sì. Cioè evidentemente quando qualcuno vede, come dire, veramente la pagliuzza e non guarda la trave nell'occhio suo, evidentemente è un po' malfidato. Però ripeto, se qualcuno ha e c'è una base, c'è un qualcosa che volesse venire a parlare e dire: "Noi pensiamo che debba avvenire attraverso una fase di questo tipo, poi il progetto è un tipo di riforma costituzionale, il referendum", facciamolo, perché ora io queste cose qui, perdonatemi, l'ho sentite dire dai politici iraniani, non dai manifestanti all'estero. Cioè, l'ha scritto Mousavi sul suo sito e all'estero sono rimasti spiazzati, che hanno detto: "No, no, non ci sta bene, è troppo poco". Okay, ma allora che cosa? La rivoluzione? Okay, ma la rivoluzione come la fai? Forse stanno preparando un ritorno in massa in patria per combattere armi in pugno. Onestamente io ce li vedo poco i rivoluzionari della Balduina o di altri posti qui che improvvisamente mollano, casa a Roma, a Milano, a Firenze, a Bologna, dove stanno e vanno a combattere in Iran. Però magari poi mi smentiranno e saranno i primi, come dire, a immolarsi per la causa. Ma questo si fa con la politica, cioè si fa con una piattaforma, si fa o con delle ideologie, che oggi ce ne sono pochissime, o si fa con delle idee, con dei programmi, con delle strategie. Però non è Che facile anche ironizzare su queste persone, magari è gente che non può tornare nel suo paese da 10 Ma anni, dai, dai. su, dai Claudio, su, dai, Io ne possiamo conosco. abbi pazienza, io pure li conosco. C'è gente che vive qua da 20 anni e ha vissuto spesso coi soldi di mamma e papà che gli mandano dall'Iran. Allora, non è facile per nessuno, ma non è mai facile niente per nessuno, t'assicuro. Siccome però c'è un'altra generazione che invece questo l'ha fatto, l'ha pagato anche tragicamente col proprio sangue, con la propria vita. Allora, io non dico nessuno che sia facile o che sia banale o che io saprei esattamente cosa fare. Dico però che francamente mi son un po' stufato di sentì semplicemente gli stessi slogan ripetuti tutti i giorni e se tu provi a esprimere: "Sì, però io vorrei capì, ma poi mo che fate?" E allora diventi amico della Repubblica Islamica. Cioè, francamente, scusate, siccome poi Ah voglio no, dire, certo. io ironizzo su tutto, il primo che su cui ironizzo so' me stesso, per cui voglio a Roma si dice: "Chi non c'è sta è un boia", cioè nel senso che, a me non me ne frega niente. Però vorrei vedere una di queste persone che una volta facesse un discorso politico, ma molto spesso queste persone non sanno manco le leggi di casa loro, non le conoscono. Allora, la riforma costituzionale come la fai? Perché c'è la possibilità di farla in Iran, lo prevede la stessa Costituzione. Ma come ci arrivi? A meno che io questo per esempio c'è una domanda e sarei contento che qualche iraniano rispondesse. Quando attaccano il vostro paese, quando per esempio bombardano una fabbrica vicina a Isfahan, voi siete d'accordo o meno? Perché io questo vorrei sapere. Siete contenti? Siete d'accordo? È il vostro di paese, non è il mio, ma che qualcuno si senta in diritto di venire e puntare le armi contro il vostro paese, contro la vostra nazione, voi lo trovate giusto? Se voi lo trovate giusto, forse quella è la strada che voi, state per scegliere, cioè quella di sostenere un intervento armato dall'esterno che potrebbe aprire a dei cambiamenti istituzionali. Io posso anche non condividerlo, ma io non sono iraniano. Se sta bene a voi, sta bene a tutti, però lo dovete dire. Però lo dovete dire, cioè non potete dire delle cose false, come pure dire i governi europei non lo fanno perché hanno bisogno del petrolio iraniano. È una cosa falsa, perché in questo momento, per esempio, l'Italia non prende una goccia di petrolio dall'Iran. Io oggi non pure oggi un iraniano m'ha detto: "No, perché voi non lo compriamo, non lo stiamo comprando il petrolio vostro". Allora non diciamo le cose false, diciamo le cose che sono vere. Oppure bisognerebbe cacciare tutti i diplomatici, benissimo, poi voi che fate? Chi vive sospeso tra quelli, siamo sicuri che è questo che vuole? Che vuole stare in una terra di nessuno in cui o diventa rifugiato politico o torna subito a casa? È questo quello che volete? Se è questo che volete, fatelo, ma secondo me è una stupidaggine a livello politico. Cioè,
Di questo dobbiamo parlare. Il livello dell'indignazione, il livello della solidarietà ci sta, ma per me era scaduto già dopo 2 settimane. Perché dopo allora adesso cominciate a pensare a come si cambiano le cose. E non è che continuando a fare le cose tra Sanremo, tra adesso vedrai che l'8 marzo sarà tutto un proliferare di cose di questo tipo. Sono veramente cose, come dire, di facciata. Allora, Nimani dice: "Sono d'accordo Antonello, credo anch'io che l'Iran profondo sia sciita, anche solo come morale. Era una cosa presente anche tra i comunisti iraniani", capirai, lì era perfetto. L'idea del martirio e del sacrificio per la causa è una sorta di caratteristica mutuata dallo scismo che è diventata culturale. E io esattamente questo volevo dire, per cui è molto più facile, io questo facendo una battuta, con tutto l'affetto che provo per gli iraniani, è che è un popolo più incline all'autoflagellazione che all'autocritica. Cioè dire: "Sì, però forse qua stiamo sbagliando pure noi qualcosa in questo passaggio", è una cosa che non si può dire, che non si può dire. Per cui è più normale e anche quasi più legittimo andare in piazza a farsi massacrare piuttosto che dire: "Sì, ma non è che possiamo continuare così all'infinito". Perché nel '78, '79 ha funzionato perché? Perché a un certo punto c'era un movimento di massa in cui c'erano gli scioperi anche. C'erano gli scioperi che hanno bloccato il paese. Qui è inutile che venite, cioè, poi mi dicono: "No, perché tutti sono 10, 15 persone in piazza". No, però scusate, oggi è uscito un altro rapporto in cui le grandi manifestazioni si definiscono grandi manifestazioni, quelle con più di 100 persone. Allora, signori, io lo capisco tutto, però non ci Si stiamo a rischia la fare pelle così. però, scendere in piazza. Appunto, ma che ce fai con 100 persone in piazza? Però secondo te il Mousavi avrebbe richiesto un cambio di Costituzione senza quelle poche persone in piazza? Io non credo proprio. Sì, ma io non sto dicendo che è sbagliato non scendere in piazza. Sto dicendo adesso che fate? Perché invece alle parole di Mousavi, gli iraniani all'estero hanno detto: Dai, "No, facciamo un appello. basta". Cioè, no, hanno Facciamo un detto tutti appello. Chi vuole contro. venire da te in No, trasmissione ma a ma spiegare io cosa sono fanno, mesi che lo io dico, lo Claudio, ascolto cioè volentieri. invece sono tutti quanti, cioè sono tutti pronti a dire contro Mousavi, contro Khatami, contro va benissimo se è questo che pensate, però poi vi dovete dare un'alternativa. Vi dovete dare un'alternativa, se no che fai? Se no continui ad essere la marionetta dei vari governi francese, americano, inglese, che stanno strumentalizzando tutto questo. Io mi auguro che qualcuno se ne renda conto prima o poi. Forse potrebbe essere tardi. Guardate che noi abbiamo fatto 2 guerre in Iraq e in Afghanistan, se qualcuno se l'è scordato, in nome della democrazia. Adesso venitemi a dire che lì è stata esportata la democrazia. Venitemi a dire che sono state fatte per quegli intenti, perché veramente allora impariamo nulla. Non impariamo nulla. Poi, ripeto, Però non sono neanche più nelle condizioni di farlo, almeno non gli americani. no, lo fanno Sono fare agli scappati altri, dall'Afghanistan. ma lo Se lo fanno fa fare agli Israele, altri. non lo so. Possono tenere un paese come l'Iran? Lo Così possono vasto, così destabilizzare. popoloso? Lo possono Destabilizzare, vabbè, destabilizzare. certo, quello è parte del gioco. Eh. Non lo so, però anche tu stesso hai detto, non è che dobbiamo sempre accusare gli esterni, no? La gente scende in No, no, piazza ma io non sto e accusando gli esterni, poi gli altri si filtrano, vabbè, ma è normale, insomma. io accuso gli iraniani, cioè critico, non è un'accusa, è una critica politica. In politica cioè a me mi accusa perché la gente gli dà i nervi perché io critico i manifestanti, ma io sono libero di criticare chiunque. Io critico pure il Padre Eterno, cioè non è che c'è qualcuno che è sacro che non si critica. Io critico perché nel momento in cui tu, ti assumi la responsabilità di una lotta, devi avere anche il cervello per portarla avanti la lotta. Se poi vuoi immolarti, ti immoli, però ti immoli, perché non mi sembra che dall'altra parte ci sia qualcuno, ripeto, che un giorno dirà: "Ho capito che c'avete ragione voi, mo' me ne vado". Ma dov'hanno? Cioè, ma chi pensa questo non c'ha manco idea di cosa sia l'apparato della Repubblica Però non Islamica. è neanche o tutto o niente, è sempre una dialettica, cioè queste persone, poche o tante che sono, scendono in piazza, dopodiché le donne non mettono più il velo e la guida dice alla fine sono delle brave ragazze anche loro, Eh, credenti, e probabilmente si toglierà l'obbligo del velo, e quello è un risultato della lotta. Oppure i giornali sì. riformisti dicono che bisogna essere più tolleranti con chi va in piazza. Ho letto l'altro giorno che c'è adesso un disegno di legge sulle manifestazioni, sugli assembramenti in particolare. Non so cosa possa uscire da quella cosa lì, potrebbe essere un passaggio importante. Ecco, però quello che tu stai Al- dicendo, che io condivido, quello che tu stai dicendo sono logiche che diventano politiche e che rientrano all'interno della dialettica della Repubblica Islamica.
Se tu questo però lo dici a molte persone, loro ti dicono che questo non basta. Cioè noi vogliamo Questo che... non basta. I manifestanti gridano morte al dittatore, non gridano di fare le riforme, però magari gridano 100 per ottenere 20 a caro prezzo. Eh, Però voglio dire, allora bisognerebbe vedere, secondo me potrebbe cambiare qualcosa, però io non mi intendo di politica iraniana ovviamente, no? Però da quello che seguo, per quello che seguo, nel momento in cui se ci sarà una maggiore diserzione rispetto alle manifestazioni di regime in cui i lavoratori pubblici sono più o meno obbligati a partecipare. Io ho visto dei segnali, per esempio, intorno alla nazionale di calcio, dove c'era fanatismo assoluto le volte scorse, quest'anno invece erano tutti molto tiepidi. Oppure, a quanto pare, adesso poi non ho seguito bene, anche adesso che c'è stato l'anniversario della rivoluzione, non è che erano molto partecipate le manifestazioni. Se quel tipo di mobilitazione viene meno, potrebbe esserci un cambiamento istituzionale con un ruolo più defilato dei mullah. Perché allora, sul piano dei, come si dice, dei costumi, non sono più in grado di tenere in pugno la io popolazione. infatti quello che io sto dicendo Quello è dall'inizio, un cambiamento reale, insomma, in questa fase. sì, ma io infatti quello che dico dall'inizio è che in questo contesto storico l'elemento che oramai ha perduto una funzione storica è quello dei religiosi. Cioè non c'è una nuova classe politica religiosa, quindi è molto probabile che quando Khamenei morirà o non sarà assolutamente più in grado di svolgere il suo ruolo, non ci sarà un'altra guida e che quindi probabilmente anche quel ruolo andrà ripensato. Così come il clero, diciamo così, i religiosi, il ruolo che hanno avuto in questi anni probabilmente non è più proprio nelle loro corde, nelle loro possibilità, perché non li segue più nessuno. E questo è un dato di fatto. Quindi io pure credo che questi passaggi siano passaggi fisiologici, organici, che ci siano e che rientrano in un contesto politico, in cui sì, è chiaro che tu chiedi 100, chiedi 1000 o tieni 20 e va bene, però poi devi saperlo anche prendere quel 20, devi saperlo anche calibrare quel 20, cioè devi anche essere in grado di utilizzare quel 20 per avere qualcosa di vero che non sia solo facciata. Cioè una riflessione che ha fatto un osservatore iraniano, che a molti non è piaciuta, è: io credo che se alla fine ci sarà una minima liberalizzazione dei costumi, sarà restituito un po' di potere d'acquisto, verrà concessa un po' più allentata un po' la censura, alla fine finirà tutto, perché tutto sommato anche ai giovani iraniani questo qualcosa potrebbe bastare. E questo secondo me è anche una riflessione che potrebbe andare, perché a livello proprio globale le nuove generazioni sono le generazioni apolitiche, cioè non hanno in testa una vera progettualità politica. E quindi molto spesso è più tutta una ricerca di testimonial che di veri leader, di parole d'ordine, di cose ad effetto, piuttosto che di programmi veri e propri. Poi sono d'accordo che si chiede il massimo per ottenere il minimo, però attenzione, perché dall'altra parte c'è comunque qualcuno che ha il monopolio della forza. Quindi non è detto che a un certo punto non utilizzi questi strumenti di forza per portare a sé una parte di consenso e poi chiudere, e non dico fare una cosa peggiore di quella che c'è, ma insomma che magari poi non potrebbe far gridare così al miracolo. Volevo leggere questo, diceva Naità: credo che la richiesta di tagliare i rapporti diplomatici con l'Iran significhi togliere legittimità a questo regime. Sul problema culturale dello sciismo degli iraniani sono d'accordo. Io su questo non sono d'accordo, lo ripeto da sempre. Tagliare i rapporti diplomatici con chi che sia, secondo me, è un errore. Cioè in politica non si fa questo. Quando tu tagli i rapporti diplomatici, anche perché io credo che allora in quel caso dovresti tagliarli pure con te stesso, nel senso che veramente sono pochi i sistemi, i regimi che possono essere riconosciuti come degni di essere riconosciuti come democratici. Tagliare i rapporti diplomatici significa tagliare anche i rapporti culturali, quindi per esempio interrompere tutte le forme di collaborazione, tagliare tutte le possibilità per esempio ai ragazzi iraniani di venire a studiare in Italia, tagliare tutte le possibilità di venire a visitare l'Italia, a lavorare in Italia e a fare altro in Italia, significa creare problemi alle coppie miste, significa tagliare i problemi, creare l'impossibilità di lavorare a tutte le imprese che lavorano tra un paese e l'altro. Sono operazioni di facciata che fanno tanto figo quando si dice tagliamo, chiudere, chiediamo le ambasciate, cacciamoli tutti, però poi ti ritrovi con una serie di problemi molto seri, non ultimo quello magari di chi qualcuno da una parte o dall'altra rischia di avere problemi con la giustizia, nel caso di
di Alessia Piperno è emblematico. L'ultimo, questo nuovo ambasciatore Sapuri può piacere o meno, può essere antipatico o meno, ma se la Piperno è tornata a casa è perché se ne è occupato Sapuri, perché Posso dire suo una interesse. cosa un po' a margine? Una cosa che può fare il governo italiano per aiutare il popolo iraniano è, per esempio, smetterla di chiedere centinaia di euro solo per prendere un appuntamento all'ambasciata, per esempio, Esattamente, per chi vuole esattamente. espatriare. È vero che poi uno non sta in patria a combattere se va all'estero, però è veramente una cosa concreta che possiamo fare, e come aiutare quelli che sono qui, No, ma io no, ma infatti, sburocratizzando tutte. ma esatto, cioè, ma anche perché io l'ho detto prima come battuta, ma io non mi Cioè, è auguro che molto sti ragazzi vadano ipocrita dire solidarietà al popolo iraniano se poi gli rendi la vita impossibile ma è questo. semplicemente per prendere un visto per Ma l'ambasciata. gli iraniani in Italia, soprattutto gli studenti, da anni devono fare i conti con un problema gravissimo, quello che gli hanno chiuso i conti in banca. Cioè, ma Sì, voi, sì, cioè, assolutamente. allora, vogliamo parlare di questo, no? Assolutamente. Tu da E una quella è parte una c'è discriminazione. Sì, sì, è sì, certo. Le discriminazione, sanzioni portano che tra l'altro questa cosa esatto, quindi quello secondo me è una discriminazione. Secondo me tagliare i rapporti diplomatici gravissima. è sempre un errore, è sempre sbagliato, perché non porta assolutamente, anche perché, guardate, chi si avvantaggia della rottura dei rapporti diplomatici, così come delle sanzioni, sono le mafie interne ai regimi. Cioè, per i Pasdaran, se si tagliano pure i rapporti diplomatici, è una bellezza, è Però invece fantastico. sulle sanzioni storicamente non hanno mai portato a cambi di regime e No, hanno solo mai. affamato il popolo. Ma questa volta non c'entrano un po'? Cioè la gente non è stremata anche per quello? E non scende in piazza anche per quello, secondo te? Te lo chiedo, non lo so. Sì, scende in piazza anche per motivi economici, giustamente, però, cioè, voglio dire, come dire, io ti metto alla fame, così poi così ti ribelli, mi sembra un po', come dire, la famosa barzelletta di quello che si taglia le palle per fare il dispetto alla moglie, cioè nel senso che, a parte che l'Iran vive sotto sanzioni da sempre, Sì, in sì. questa E io situazione sono ovviamente contrario, lo dico chiaramente, sono contrario alle sanzioni. come dire, se siamo così bravi che ti mettiamo alla fame, non ti facciamo arrivare i farmaci salvavita, così ti ribelli, vedi quanto sono bravo. Cioè, questo Di io do una solito nota sono molto economica. controproducente, Sono cioè la gente controproducenti. si arrocca intorno a chi governa perché può agitare il nemico esterno, Sì, ovviamente. ma poi dice il francese Però tagliare i forse rap questa volta stanno funzionando un po' di più alla lunga. Potrebbe essere. no, secondo me non Senza stanno entrare, funzionando. secondo te Secondo no? me sono entrate delle cose diverse. Innanzitutto è entrato in un momento storico particolare, come quello del post-Covid. Poi, io ripeto, con tutto il fatto che io sia contrario all'hijab obbligatorio, che spero che ci siano questi cambiamenti, perdonatemi, io sono convinto che dietro tutto questo ci sia un'operazione politica programmata già da prima. Altrimenti tu non hai quella tempestività con cui nel giro di pochi giorni tu riesci a mettere in piedi qualcosa che non ci si è riusciti per anni. Gli iraniani che hanno una certa età ti dicono: noi per anni abbiamo provato a fare campagne di questo tipo, non ci ha mai filato nessuno. Adesso invece trovi lo stesso slogan, gli stessi loghi, le stesse fotografie, i soldi per fare manifestazioni in Europa. Cioè, va bene, se va bene a voi va bene a tutti, però non ci prendiamo in giro. Cioè, voglio dire, come dire, non siamo ingenui, no? Cioè, nel senso che al di là di tutto questo c'è una grande organizzazione che va così come per Zelensky che doveva andare a Sanremo, che va al Festival di Berlino, che va qui e che va là. Queste cose non avvengono spontaneamente. Ci deve essere dietro anche un finanziamento, altrimenti non ci stanno. Nimad dice: purtroppo è vero che al di là delle legittime richieste da parte della popolazione iraniana, la strumentalizzazione della loro lotta da parte di forze esterne è fortissima. La propaganda da questo punto di vista è un mezzo che viene usato per far accettare embarghi nel momento giusto magari anche un intervento. Lo si fa con fini politici e non umanitari, altrimenti non si spiega il silenzio sul regime come Israele che attua sistematicamente una pulizia etnica, ma sono utili alleati. E io su questo sono d'accordo con Nimad. La pensiamo allo stesso modo, poi ovviamente ognuno ha le sue idee. Intanto ringrazio Nimà, grazie a te, il mio ultimo commento, grazie a Claudio Antonio Guarda del film. E i pazzi dice: bloccare i conti in banca a privati perché ci tiene di un paese e un'azione indegna e inaccettabile, tra l'altro è anche illegale dal punto di È vista proprio illegale. dell'Unione Europea, l'abbiamo trattato una volta in una diretta. Sono d'accordissimo su E questo. Francesco, le sanzioni colpiscono solo la popolazione del governo. Va bene, allora ragazzi, io tanto vi ringrazio, non vorrei essere allungati troppo, abbiamo anche abusato della pazienza di Claudio e ci siamo anche trascinati su un contesto molto più politico, però direi che a questo punto possiamo giocare, facciamo l'estrazione, così vediamo anche chi vince il
il documentario di cui abbiamo accennato prima. Allora spero che sia anche qualcuno nuovo, magari non abbonato, così potrà vedere questo documentario che comunque poi si può ritrovare, e spero che sia utile per tutti, anche per capire di più il film. Giochiamo, vediamo un po' chi è che lo vince, chi è che vince questo documentario. Ripeto, se è un abbonato riceverà poi da parte mia un altro premio. Vediamo un po'. Teresa, che è abbonato e quindi ha già visto, ma le manderò un'altra cosa. Intanto Teresa è imbattibile nei quiz, presto torneremo a giocare. Allora, signori, io vi ringrazio soprattutto Claudio anche per la pazienza, diciamo che siamo trascinati anche con come dire, con altri argomenti che non avevano proprio a che fare con il film in questione. Grazie ancora sempre per la tua disponibilità, insomma, Grazie anche a la te e tua a tutti quelli che ci hanno sapienza seguito. cinematografica. Ti aspettiamo presto, magari per parlare proprio di qualche altro film, qualche altra cosa in uscita. C'è qualcosa che sta per arrivare sugli schermi italiani? Non mi risulta. Va bene, allora intanto noi ci aggiorniamo presto, settimana prossima faremo delle cose anche un po' nuove. Grazie per essere stati con noi, ci sentiamo presto, anche seguite anche i canali, seguite anche la nuova piattaforma per vedere il podcast. Grazie a tutti per essere stati con noi, iscrivetevi almeno al canale se non vi volete abbonare per sostenerlo, ma così potrete avere tutte le informazioni al più presto. Grazie e buona serata a tutti.